Oggi vi condurrò alla scoperta di un luogo magico che ci parla attraverso simboli importanti. Vi condurrò nel Sacro Bosco di Bomarzo. Ognuno può percorrere liberamente il parco e non per forza esiste un percorso obbligato. Io vi narro quello che molti elementi architettonici e scultorei hanno rivelato ai miei occhi. Iniziamo però con alcune premesse per non restare tra coloro che ammirano il parco solo da un punto di vista estetico. Pensate che Salvador Dalì ne rimase folgorato e avrebbe voluto portarsi via anche alcuni pezzi. Fortunatamente ciò non avvenne. Salvador Dalì, che visitò il parco proprio nel 1948, abbiamo un filmato dell'Istituto Luce, per l'occasione si fece inquadrare proprio in pose molto originali di fronte ai principali monumenti e considerò questo luogo un luogo straordinario con una storia unica e un'invenzione veramente straordinaria, un luogo che ha suscitato in lui tante idee per realizzare proprio e creare i suoi dipinti. I contadini della zona consideravano il terreno poco utilizzabile e coltivabile a causa dei molti sassi presenti e ci sono immagini a documentarlo, prima che venisse riscoperto e non più utilizzato come pascolo per armenti e greggi. Cominciamo con alcune basi per chi si addentra per la prima volta in un percorso simile. Ogni essere umano può trasmutare alchemicamente un evento negativo in qualcosa di utile e costruttivo. Per poter compiere questa trasformazione occorre avere adeguati strumenti interiori che si esprimono essenzialmente in simboli. Il termine alchimia in Egitto indicava la terra nera, ossia il limo che il Nilo, nelle sue annuali inondazioni, lasciava sulle sponde del fiume, rendendo fertili i propri territori circostanti. Dal nero, dunque, colore legato anche alla morte, nasce la nuova vita. Il legame tra questi due estremi opposti riguardano anche l'uomo, che ha la facoltà interiore, volendo, di poter trasmutare se stesso e di potersi liberare dalla condizione umana per accedere a stati di consapevolezza spiritualmente più elevati. Questa liberazione interiore passa attraverso una selva oscura, un bosco nel quale è facile perdersi. Non a caso tutte le avventure iniziatiche degli eroi prendono avvio proprio in un bosco sacro. Pensate per esempio al giardino dell'Eden o alla selva oscura di Dante. La creazione di questo parco si deve a Vicino Orsini e alla sua frequentazione dell'Accademia Vitruviana, che lo poneva in una posizione di privilegio, consentendole di allacciare relazioni con i maggiori architetti e letterati del suo tempo. Basta pensare anche al poema dell'Ariosto, che col suo Orlando Furioso ha influenzato non solo alcune figure, ma anche il senso di smarrimento e perdita di riferimenti. Attraverso il linguaggio della pietra, Vicino Orsini ci trasmetterà il suo travaglio interiore in un linguaggio alchemico che rimase celato a molti, poiché non va dimenticato che siamo in piena epoca di Inquisizione. Il significato più profondo del bosco va quindi ricercato nell'alchimia e soprattutto nel processo di mutazione. Iniziamo il percorso, anche se dovete considerare che inizialmente le statue erano colorate e quindi apparivano molto diverse da come le vediamo noi oggi. Il percorso si snoda attraverso vialetti e scalinate, articolandosi su 4 livelli. Un po' caoticamente incontreremo figure simboliche che ci invitano a riflettere. Subito ci accolgono 2 sfingi,
come guardiani dei luoghi sacri. Un'interessante scritta ci informa che chi con ciglia inarcate e labbra strette non va per questo loco, manco ammira le famose del mondo molisette. Quindi stiamo per entrare in un bosco che ci sorprenderà e che ci inviterà però a restare in silenzio, proprio poiché tutte le ricerche partono da uno stato di porsi all'ascolto. All'inizio del sentiero iniziatico troviamo una figura maschile, probabilmente Ermete, il mitico maestro di saggezza, rappresentato cieco, perché è questa la condizione dell'adepto che ancora si deve risvegliare alla conoscenza. La cecità fisica della vista è un invito a guardare con gli occhi quindi della mente. Meravigliati rimaniamo sicuramente di fronte alla tartaruga, sormontata da un globo su cui troviamo una figura di donna che in origine aveva delle ali e suonava due trombe, come è possibile vedere in un disegno. In essa scorgiamo la fama. La tartaruga è un animale che al pari della chiocciola può ritirarsi in se stessa e diviene simbolo di introspezione e di raccoglimento, ed è proprio dal motto socratico di conoscere se stessi che parte tutta la ricerca. Poco avanti, Pegaso cerca di volare via, essendo la rappresentazione dello spirito libero che comincia a distaccarsi dalla materia. Troviamo inoltre una vasca con uno strano connubio di rane e delfini. Le rane, saltellando nel fango e nei terreni paludosi, mostrano la capacità di potersi liberare dalla melma, cioè dalla condizione materiale, anche se destinate però a ricaderci. Mentre i delfini che nuotano nel mare quando è finita la tempesta rappresentano l'iniziato che ha superato le sue prove e si appresta ad una crescita. Sorprendente è la casa pendente che crea in noi sbandamento, divenendo emblema di una casa non abitabile, cosa che invece siamo abituati a percepire nella casa come un rifugio. La casa rappresenta infatti l'intimità e l'interiorità dell'individuo. Attraverso il cartiglio alla base scopriremo tutte le premesse necessarie per questa ascensione, cioè che occorre placare le passioni e liberarsi dagli attaccamenti terreni. Il nostro spirito deve essere spogliato, come ci suggerisce proprio anche l'interno della casa così spoglio. Tra le tante figure simboliche troviamo il saggio elefante, intento a catturare un legionario. La grande idea, per esempio, è anche un drago con 6 mezzelune sulle ali, in riferimento all'impero ottomano. Il drago ha appena catturato un cucciolo di leone, mentre il leone e la leonessa non sono riusciti a difendere e a tenere assieme la famiglia. Orsini perse infatti un figlio nella battaglia di Lepanto del 1571 contro i turchi. Arriviamo anche all'orco, pronto a divorare con la sua bocca spalancata il visitatore, che all'interno viene accolto da una panca che invita invece ad un convivio. La bocca forma la O e le sopracciglia inarcate una M per formare il monosillabo mantrico, Om, rappresentante il suono primordiale dell'universo. Pronunciandolo all'interno vi invito a notare il riverbero acustico che si produce. Ascoltatelo. Om. In un punto della radura troviamo una nicchia con una panca, come se fosse un invito a riposarsi, ma l'inclinazione suggerisce di proseguire nel percorso, quindi nella ricerca, sottolineata dal simbolo numerico 7, le 7 pietre della nicchia, disposte su 3 file a richiamare il concetto di settenario, che prende forma dal trino ed anche legata al numero 4. Dietro la perfezione del 7, infatti, si cela la somma di due numeri che sono all'origine di tale completezza, ossia il 3 e il 4. Il 3, in senso esoterico, ci parla di una divinità non ancora manifestatasi nella materia, mentre il 4 rappresenta la materia e i suoi elementi. Il messaggio più importante che sembra possibile riscontrare in queste simbologie è quello relativo al lavoro alchemico di integrazione tra maschile e femminile, qui rappresentati dalla leonessa e dal leone, come dalla luna e dal sole. Il fine degli alchimisti era quello di ottenere la pietra filosofale, chiamata anche letteralmente la cosa doppia. I più noti testi d'alchimia dell'antichità mostrano l'integrazione tra queste due energie opposte, attraverso l'accoppiamento proprio di un re e di una regina, o anche attraverso il simbolo della croce posta sopra un cerchio. La croce, con i due bracci, uno orizzontale e uno verticale, rappresenta proprio il punto di incontro e di equilibrio.
Quasi al termine del percorso incontriamo due orsi, i quali rappresentano la natura domata e essendo animali che vanno anche in letargo, ci riportano all'immagine della caverna e dell'anima che si risveglia. Subito dietro due sirene, una ben ancorata a terra e una pronta invece a spiccare il volo, con ali di pipistrello. Quella di lato alla leonessa è una sirena bicaudata, è immagine della fertilità, mentre l'altra, dal lato del leone, indica il risveglio e la resurrezione. Una scalinata invita a salire nella parte più alta del bosco, dove troviamo un tempio innestato su un corpo a pianta ottagonale, su cui si erge la cupola con lanterna, che Orsini paragonava a quella di Firenze, di Santa Maria del Fiore. L'ottagono rappresenta l'unione tra cerchio e quadrato e il simbolo dell'infinito è un 8 posto orizzontalmente. Spesso, infatti, i battisteri hanno pianta centrale, circolare o ottagonale. Vi rimando a questo a altre mie curiosità d'arte. Ottavo, infatti, è il giorno eterno dopo i 7 giorni della creazione. Sul pronao tetrastilo di origine toscanico troviamo le rose, simbolo degli Orsini, e i gigli della casata Farnese, dell'amata moglie Giulia Farnese, morta prematuramente. A differenza della concezione religiosa per la quale l'eternità dell'anima è legata a un giudizio esterno sull'operato di ognuno, l'Orsini ci fa comprendere che l'iniziato alla via alchemica è invece colui che con le proprie forze cerca di spiritualizzare la materia, quindi se stesso ricercando l'immortalità. Grazie per avermi seguita.